chiamo Corrado Balbiano, ho 44 anni, sono nel gruppo SNAM dal 1991 e mi occupo di manutenzione e esercizio della rete. Sono un quadro dell'azienda e il mio percorso in azienda inizia appunto nel 91, assunto presso il distretto nord-occidentale con la mansione di tecnico di centro. Oggi un centro di manutenzione si occupa, oltre all'esercizio della rete, anche della manutenzione degli impianti e delle interferenze. Sono tutte attività che vengono svolte dall'ufficio, che è suddiviso in due parti. Abbiamo una parte di impiegati che si occupano di tutta la parte tecnica e organizzativa, quindi dalla gestione della pratica singola dell'interferenza con un terzo, all'acquisto di materiali per far manutenzione, all'organizzazione e alla gestione delle squadre che si occupano poi in campo fisicamente della manutenzione della rete. Il centro di manutenzione si occupa inoltre della gestione delle emergenze che possono avvenire sulla nostra rete, con una squadra di pronto intervento che si occupa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, di gestire quelle che possono essere tutte le problematiche sia di esercizio che di interferenze che si verificano anche al di fuori dell'orario di lavoro. Cosa mi sentirei oggi di dire a un ragazzo che entra in azienda e inizia un percorso lavorativo? Il consiglio che posso dargli è quello di non fermarsi e di essere disponibile a intraprendere percorsi lavorativi anche diversi che l'azienda gli può proporre, perché le opportunità che l'azienda dà sono opportunità che poi alla fine hanno un ritorno sia sotto il profilo di carriera professionale che sotto il profilo di soddisfazione anche personale nell'ambito lavorativo. Sono Eleonora Bosco, ho 30 anni e lavoro in SNAM Rete Gas come responsabile del centro operativo di Montebelluna. Mi sono laureata nel 2008 al Politecnico di Milano e sono un ingegnere ambientale. Sempre nel 2008 sono stata assunta in SNAM Rete Gas all'unità ambiente. Mi trovo a coordinare 16 persone di due tipologie diverse, perché ci sono una parte di tecnici che lavorano quotidianamente con me e poi ci sono gli addetti che sono sempre in giro per gli impianti a fare manutenzioni, a seguire l'attività di lavori, di cantiere che stiamo svolgendo. Ho l'opportunità, facendo questo lavoro, di conoscere tutte le parti tecniche della gestione della rete, dell'esercizio, della costruzione di nuovi metanodotti e ogni volta che mi è possibile cerco di uscire dall'ufficio e andare veramente in campo a vedere quello che succede. Mi permetto di consigliare a tutti i giovani che decidono di lavorare in questa società di cogliere le occasioni che sicuramente ci saranno, di conoscere com'è la realtà operativa, perché è la parte più importante dell'azienda e che va considerata come il polmone attraverso il quale tutto il resto si muove, e quindi di essere disponibili, anche sacrificando un po' le distanze, di conoscere, di fare un'esperienza al di fuori della sede, al di fuori un po' delle proprie certezze, perché è importante conoscere sia le persone che lavorano in periferia, che sono sicuramente molto esperte e che sanno aiutare tanto chi viene anche da lontano nell'imparare il proprio mestiere, del quale sono sicuramente orgogliosi. Mi chiamo Marco Bocca, ho 35 anni e sono responsabile del centro operativo di Savone. La carriera si è sviluppata prima nella direzione generale di Torino e poi sul territorio nei centri operativi di Sanremo e Savone. Sono stato assunto circa 10 anni fa come internal auditor. Questa fase è durata per circa 4 anni. Dopo c'è stata la possibilità di passare in operations, prima come responsabile della commessa sostituzione contatori e poi di un'unità più grande che comprendeva, oltre alla sostituzione contatori, anche la parte di telelettura. Questa fase è durata circa 2 anni e mezzo, dopodiché c'è stata la possibilità di vedere un po' più da vicino l'attività core del nostro business, che è rappresentata dal centro operativo. Quindi mi sono spostato prima nel centro operativo di Sanremo e poi nel centro operativo di Savone. Nel passaggio nelle attività operative che sono dislocate sul territorio si sono evidenziate delle differenze rispetto all'attività di sede.
In particolare nel centro operativo la figura del responsabile è un punto di riferimento, intanto per il personale che lavora nel centro operativo, ma è un punto di riferimento anche per le amministrazioni, per i comuni, per la provincia. Per chi volesse e fosse interessato dall'intraprendere la carriera nelle attività operative, gli direi che le difficoltà, i sacrifici indubbiamente ci sono, però sono ampiamente compensati dalle soddisfazioni che questo lavoro regala.